Ciao ragazzi, oggi un video tutto pratico, che però è importantissimo. Il parallelo delle batterie. In questo caso il parallelo di due batterie al litio, ma gran parte dei concetti che vi spiegherò in questo video valgono per tutte le batterie, anche quelle al piombo. Ovviamente le litio sono quelle più delicate, bisogna stare un po' più attenti. Per fare questo test qui abbiamo due watt cycle, le 314 A da 200 A di BMS. Altri strumenti che utilizzeremo per fare questi test è la mia fida pinza amperometrica. Dovete controllare che lavori anche ovviamente in DC. Vi lascerò il link in descrizione. Due bus bar che mi permettono appunto di cambiare i cavi e fare i test. E abbiamo qui un inverter da 12 volt 800 watt della Orion. Lo faccio vedere così, eccolo qua. Quindi anche questo ci sarà super utile per fare un test con delle correnti elevate. Intanto vediamo cosa succede quando andiamo a mettere in parallelo queste due batterie. Andiamo sull'app della Watt Cycle e per sicurezza una delle due batterie l'andrò a disconnettere in modo da poter collegare i cavi. Dopo vedremo in diretta cosa succede quando la riattivo, mettendole in parallelo. Come abbiamo visto, le tensioni non sono uguali di queste batterie. Quindi questa qui possiamo andare a togliere sia la carica che anche la scarica. Questo si può fare su tutte le batterie. Andiamo a controllare, cambiamogli anche il nome, così sarà più facile controllare ciascuna batteria. Quindi questa la chiamiamo batteria 1. Andiamo dall'altra parte. Qui abbiamo la batteria 2, quindi. Ok. 13.7. Facciamo una cosa, stacchiamo anche questa, la scarica e la carica. Adesso colleghiamo i connettori. Io per fare prima, come vedete si sono proprio spenti i display, non avendo energia. Abbiamo collegato tutto, ho fatto un po' di ordine. Qui abbiamo la nostra pinza amperometrica pronta, i due display che adesso ovviamente sono spenti perché ho spento le batterie dall'app. Andiamo ad accendere la prima batteria, quindi la batteria 1, colleghiamola. Come vedete si fa tutto dall'app. Andiamo sul discharge e si sono accesi i display. A questo punto, se io vado ad accendere anche l'altra batteria e la metto su discharge, in teoria non dovrebbe travasarsi la corrente. Facciamo questo test. Allora dobbiamo andare sulla batteria 2. E andiamo a mettere discharge. Ok. Sono tutte e due su discharge e tutte e due adesso hanno però la stessa tensione 13.18. Come vedete, questa è al 100% e l'altra è un po' più scarica. Quindi andiamo sull'altra, torniamo su batteria 1 e adesso gli diciamo anche che si può caricare. Mi dà comunque corrente 0. Andiamo sulla 2. Perfetto, e andiamo anche qui sulla carica. 15 A. In questo momento stiamo travasando da una batteria all'altra.
eccola qua, 13,43 ampere, 13,43. Stiamo equalizzando le batterie. Facciamo due parole adesso, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Io le ho messe in parallelo e c'è una corrente che passa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, questo è importante da capire, che c'è una differenza di potenziale. Quindi quando io metto i cavi e vado a fare il parallelo o qualsiasi tipo di connessione, in qualsiasi posto direi, ho comunque una caduta di tensione sui cavi. Andiamo a controllare in questo momento tra le due batterie. Attenzione, guardate bene cosa faccio. Ho preso il mio fido tester e vado a controllare la tensione tra la batteria 1 e 2 tra i positivi. Come vedete c'è un minimo di tensione, sono 0,7 volt. Sono quelli che mi gestiscono, che mi danno questi 10 ampere. La caduta di tensione su tutto questo ambaradan qua è di 10 volt. Io ho anche questo strumento. Che cos'è questo? Questo serve per vedere il calore, vedere dove si stanno scaldando i cavi, se le connessioni sono fatte giuste, tutte queste cose qua. Quindi lo accendiamo ed è la noiaffa. Vi lascerò in descrizione anche il link per questo strumento che secondo me è molto comodo. E andiamo a controllare i cavi. Guardate un po'. Allora, questi cavi qua, che sono più spessi, sono rimasti... Accendiamo la registrazione. Guardate un po'. Queste sono le due batterie. I cavi, questi più spessi, sono rimasti perfettamente freddi. I cavi che sono più sottili, devo togliere la mano perché sennò la temperatura della mano dà subito scherzi, fa subito scherzi, ti sbaglia tutti i valori, si stanno leggermente scaldando perché effettivamente c'è della corrente che sta passando. I cavi più spessi invece sono tranquilli. Qui c'è un cavo che fa male contatto, vedete che si sta scaldando leggermente, che è questo qui. Se metto il dito purtroppo bisognerà controllare, dovrò stringerlo perché probabilmente questo cavo non è stretto perfettamente. Questo è l'unico cavo che sta un po' scaldando, gli altri sono tutti freddi e questi cavi qua. Bene. Proviamo adesso ad attaccare un carico. Questo lo appoggiamo. Qui abbiamo il nostro bel inverter, bello potente. In questo momento tutti i cavi sono praticamente uguali. L'unica cosa che bisogna considerare è che non sono molto spessi, quindi andando a prelevare corrente probabilmente noteremo una temperatura che tenderà un po' a alzarsi. Questo è collegato. Per una sicurezza mia qua di lavoro ci mettiamo sopra anche una micro protezione, giusto che non ci siano problemi. Andiamo a collegare anche l'altro. A breve adesso vi faccio vedere anche cosa succede con i cavi spessi, no? Proprio cambiandole. Questi sono i condensatori che si sono caricati. Ok, andiamo a stringere un po' il nostro cavo. La connessione deve essere fatta bene. Dopo proveremo anche a fare una connessione non troppo bene e vi faccio vedere come si scaldano. Ottimo. Adesso accendiamo l'inverter. Faccio vedere anche l'inverter che è qui. Andiamo a fare clic.
Ok, inverter partito. C'è la lampada sotto accesa e adesso stiamo prelevando 13 A da una batteria e 25 dall'altra batteria, quella che era più carica. Questa è una cosa abbastanza normale. 380 watt da una e 190 dall'altra. Andiamo a vedere subito cosa succede ai cavi adesso. Adesso cominciano a scaldarsi bene. Guardate qua, 35 gradi. Questi qui invece sono cavi un po' più grossi. Questo è il positivo. È comunque abbastanza freddo, perché segna 22,3 gradi. Quelli che si scaldano di più ovviamente sono questi. Questi in particolare perché questi sono i cavi dove passa più corrente. Adesso facciamo un test anche con la pinza amperometrica e vedrete che questi cavi qua adesso hanno tanta corrente che ci passa sopra e vedremo anche quanto è la tensione tra i due. Ecco qui i cavi. Quindi andiamo a prendere la nostra pinza amperometrica. Questo non serve più. Ok, qua siamo in auto. Proviamo su un cavo. 14,67. Non so se riuscite a vedere, eccola qua. Proviamo un altro cavo. 16,74. 16,53. Si stanno equilibrando. I cavi sono appena tiepidi. Andiamo a vedere quanto ho di corrente sull'inverter, che è anche una cosa interessante. I 32 ampere. Allora, le batterie si sono equilibrate ormai, lasciamole ancora un po' in scarica. Il prossimo esperimento che facciamo è utilizzare cavi di diversa lunghezza. Ci sono i cavi che sono proprio giusti, nel senso tutti della stessa lunghezza, e ce n'è però uno che è più corto degli altri. Quindi vedremo se riusciamo a sbilanciare le batterie, fare in modo che una batteria si scarichi di più rispetto all'altra, perché nel parallelo dell'e-litio è fondamentale lasciare sempre i cavi della giusta lunghezza, cioè lunghi uguale e dello stesso diametro. Non possiamo mettere cavi più grossi o più sottili. Se abbiamo poca corrente che circola, anche due cavi diversi funzioneranno bene uguale. Il problema ce l'abbiamo quando abbiamo tanta corrente, perché in quel caso la caduta di tensione su quel cavo, il cavo che ha più resistenza, quindi quello o più lungo o più stretto, diciamo per farla semplice, farà più caduta di tensione, quindi la batteria darà fuori meno corrente. Adesso andiamo a fare qualche test. Controlliamo prima di tutto le due batterie, quindi andiamo su batteria 1, 13,2 e sta scaricando 17,9, 18 ampere. Andiamo su batteria 2, questa a 13,2 e sta scaricando 25,5, quindi più potenza, stiamo ancora scaricando di più. Vediamo quale delle due è quella che sta scaricando di più. Proviamo prima questa. Eccola qua. Questa è la batteria 2 e questa invece è la batteria 1. Adesso andiamo a impostare le due batterie nel modo parallelo,
Perché la Wattcycle ha modificato il software e ha inserito una modalità parallelo per far funzionare meglio il BMS. Dopo, alla fine del video, vi spiegherò perché è stata fatta questa cosa. Ho visto in altri video che spiegano le cose un po' in un modo che non è proprio esatto. Mi spiego meglio. È vero che due batterie al litio che hanno la stessa chimica, anche se differenti, si scaricano proporzionalmente una rispetto all'altra. Però in questo caso specifico, nelle Wattcycle, soprattutto batterie potenti, anche altri brand, ma soprattutto batterie che hanno BMS molto grossi, hanno dei software di gestione che funzionano in un modo un po' particolare. Ma adesso non voglio andare troppo nel dettaglio, casomai per chi ha voglia, alla fine del video farò una piccola parentesi per spiegarvi perché hanno dovuto fare questa modifica e perché sull'app bisogna passare in parallelo. In questo modo i due BMS lavoreranno allineati. Andiamo a farlo. Batteria 1, colleghiamoci, andiamo su About, Settings e in fondo qui ci sono tutta una serie di parametri che vi consiglio di non toccare perché non serve. Si va su Parallelo Mode, quindi Exact Match Mode. Aspettiamo un attimo. Adesso siamo in Parallel Mode. Stacchiamo un attimo il carico. Facciamo la stessa cosa anche sull'altra batteria, la batteria numero 2. Andiamo qui. About, Settings. Andiamo in fondo e passiamo anche qui in Parallel Mode. Ok, adesso abbiamo impostato le batterie in modo parallelo. Riproviamo ad accendere il nostro inverter. Ok, l'inverter è di nuovo acceso. Andiamo a controllare i parametri. Eccoci qua. Qui abbiamo ancora una piccola differenza di tensione, però siamo molto più vicini rispetto a prima. Qui stiamo tirando fuori 20, 22, 21. Ora facciamo l'impianto invece come deve essere fatto, con i cavi quelli giusti, quindi senza queste cosette qua che possono dare fastidio in qualche modo. Proviamo a fare l'impianto con i cavi giusti e vediamo come si comportano. Ora proviamo a collegare i cavi nel modo corretto. Qui ho preparato una serie di cavi, vediamo un po' le misure. Come vedete ho un cavo più corto e due cavi uguali. Inizieremo sbilanciando l'impianto, quindi metteremo un cavo corto e un cavo lungo, un po' più lungo, diciamo, e i due cavi negativi che sono uguali, quindi sbilanceremo l'impianto solo da una parte con un cavo più corto sul positivo e vediamo cosa succede. Abbiamo detto prendiamo un cavo corto e un cavo lungo. Metteremo il cavo corto sulla batteria 2 e il cavo lungo sulla batteria 1. Mi raccomando, sempre stringete i terminali. Per chi non avesse tanta pratica, consiglio di prendere sempre una chiave di nanometrica piccolina, io ce l'ho qui da qualche parte. Serve perché in questo modo siamo sicuri di stringere il giusto, né troppo poco né troppo.
per valutare le bus bar dovete sempre guardare lo spessore della lama. Queste non sono bus bar molto potenti, per fare questi test vanno bene, però quando faccio gli impianti non vado sicuramente a mettere bus bar come queste. Quindi finiamo di collegare tutti i positivi. Ok, prendiamo i due negativi, questi sono belli grossi. Ovviamente fin quando non vado a collegarli sulla batteria non corro nessun rischio. Qui adesso non c'è differenza di potenziale. L'unica cosa che potrebbe esserci un po' sono i condensatori all'interno dell'inverter che sono magari ancora carichi. Allora probabilmente se metto in corto questi cavi possono fare una piccola scintilla, quindi per sicurezza mettiamoci sopra la sua piccola protezione. Benissimo, questo cavo lo giriamo da questa parte qua. Ok, adesso qui può essere che faccia una piccola scintilla. Ok, i condensatori sono già carichi. Andiamo a collegarlo. E adesso andiamo a collegare l'altro capo. Qui può essere che faccia ancora un po' perché c'è una differenza di potenziale ancora tra le due batterie, piccola ma c'è. Ok, anche questa è a posto. Già che ce l'abbiamo mettiamo la protezione anche qui. Benissimo, accendiamo il nostro inverter. Funzionamento perfetto, accendiamo il nostro tester. Allora abbiamo detto calibrazione, questa batteria ha il cavo più corto, andiamo a vedere, 16,7 ampere. Questo è il cavo un pelino più lungo, 14,9. Come vedete effettivamente da questa parte scorre un po' meno corrente. La caduta di potenziale qui è più bassa. Controlliamo adesso con il nostro tester la situazione, di non accenderlo. Per registrare bisogna tenere schiacciato il pulsante per qualche secondo finché compare REC. Eccoci qua. E qua vediamo che i cavi sono tutti praticamente freddi. Hanno appena questo cavo qui ha una tensione leggermente diversa, 28 gradi, ma controlliamo i capicorda. Quello che vedete qui è il riflesso della lampada sopra, anzi quello sarà il BMS interno che ha fatto scaldare leggermente la batteria, leggermente a 25 gradi. Sì, sicuramente. E le batterie adesso stanno lavorando in parallelo tranquillamente. Quindi in realtà qui abbiamo praticamente 628 ampere. Io queste batterie le ho già recensite, vi lascerò in descrizione anche il link per chi fosse interessato per andarsi a vedere l'altra recensione e anche il link per l'acquisto. In questo periodo tra l'altro ci sono delle offerte veramente ottime sotto novembre, perché ci sono tutti i Black Friday e tutte queste cose in cui si può risparmiare effettivamente qualcosa. Queste sono batterie importanti, considerate che una batteria così è come se fosse 600 ampere AGM, quindi costa perché è una batteria che non è proprio economica, ma paragonata alla GM è comunque molto più economica.
considerando che dura tra l'altro una decina d'anni almeno e fa 3000 cicli di carica, quindi non sono pochi. Adesso facciamo un altro test, proviamo a mettere i cavi giusti, cioè tutti e due i cavi uguali. Dopo faremo altri test con cavi più sottili e vedremo come funziona il discorso della temperatura. Spegniamo l'inverter. In questo caso i neri rimangono qua, devo cambiare solo un cavo, che è questo qui, di questa batteria qui, questo corto. Sempre massima attenzione a non fare cortocircuiti. Ok, abbiamo tolto il cavo corto e prendiamo l'altro cavo che è uguale invece. Quindi andiamo a collegarlo qui e lo andiamo a collegare qui. Questo sistema di connessione che vedete adesso è quello che io preferisco, cioè utilizzare i bus bar. Dopo vi mostro anche il parallelo senza i bus bar, come devono essere collegati i cavi sulla batteria per prelevare l'energia, ma senza bus bar. Accendiamo il nostro inverter e andiamo a rimisurare la corrente. 15,64. Andiamo da quest'altra parte. 16,1. Come vedete siamo riusciti praticamente a equalizzare il sistema. La piccola caduta di tensione che abbiamo sui cavi è già sufficiente per mettere tutto in equilibrio. Andiamo a controllare se riusciamo a vedere la caduta di tensione sui cavi, che sarebbe una cosa secondo me interessante. Il tester non serve solo per misurare sul carico o la batteria, bisogna utilizzarlo anche per misurare la caduta di tensione sui cavi, così vi rendete subito conto se l'impianto è fatto in un modo corretto oppure avete sbagliato qualche calcolo e magari i cavi sono troppo sottili per la lunghezza che hanno. Andiamo a vedere adesso questo cavo quanto perde. Ci colleghiamo qui. Ok, e ci colleghiamo qui. 0,026 volt. La caduta di tensione è piccola, perché stiamo anche prelevando poco, ovviamente. È chiaro che se io adesso vado a spegnere l'inverter, questa caduta di tensione non ce l'avrò più. Quindi la caduta di tensione dipende direttamente dalla corrente che passa sul cavo. Il cavo è in cortocircuito puro solo quando non c'è corrente. In tutti gli altri casi avremo una caduta di tensione ed è questo il problema fondamentale negli impianti. Io ho fatto un video sulla teoria, cioè per spiegare bene la teoria della resistenza, in cui spiego bene questo discorso dei cavi. Vi lascio il link giù in descrizione. Mi raccomando, se volete fare impianti, se amate il fai da te, andate a vedervi quel video, perché quelle sono le basi. Quando riuscite a capire bene quello, il 90% degli impianti saprete farlo, perché sono le basi vere dell'elettricità, dell'elettronica. La resistenza è alla base praticamente di tutto. Adesso proviamo a fare qualche test con cavi molto più sottili e vediamo cosa succede. Ora faremo il test con questi cavi molto più sottili. Come vedete sono proprio cavetti quasi da niente. Andiamo a ricablare tutto e vediamo cosa succede quando utilizziamo cavi sottodimensionati. Facciamo questi ultimi test, colleghiamo i cavi più spessi e meno spessi insieme sulle batterie. Ottimo. Allora, vi faccio vedere una cosa. Se io misuro con il tester, mettiamolo qua. Qui sono 60. Se io misuro la tensione che c'è tra qui e qui,
in questo momento siamo a 13,29. Benissimo. Accendiamo il nostro inverter. Qui stiamo prelevando 32 ampere, abbiamo visto circa. Misuriamo di nuovo la tensione qui. 13,029. Questo vuol dire che qui abbiamo già una caduta di tensione. Andiamo a vedere la differenza. Sulla batteria quanto abbiamo? 13,22. Vedete? E qui arrivano già 13,08. Questo vuol dire che ho un 0, qualcosa di caduta sui cavi. Lasciamoli un attimo con la corrente che circola e adesso andremo a vedere come la corrente è distribuita tra le due batterie. Perché se ho ragione, di qua sulla batteria 2 dovrebbe passare un po' meno corrente che sulla batteria 1. Questo è pronto. Possiamo fare il test sul positivo e il negativo, ma facciamo il positivo. Qui abbiamo 12,9 ampere e qui abbiamo 18,3. Questo vuol dire che su questo Anderson sta correndo meno corrente che su questo qua. Facciamo un altro test, controlliamo in questo momento, guardiamo prima le temperature, accendiamo il nostro Noiafa e come vedete i cavi più sottili sono assolutamente più caldi, sono già a 32 gradi, 31-32, mentre gli altri sono leggermente più freschi, 29, però dovete considerare che stiamo utilizzando da poco questo sistema. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Sono tutte cose interessanti secondo me. Andiamo a spegnere e proviamo a caricare questi fili qua. Quindi togliamo una batteria, ok? I fili sono già tiepidi. E adesso però la facciamo andare solo con questi fili qua. E qui la tensione, vediamo subito com'è. In questo momento abbiamo 12,8, guardate un po'. Mentre sulla batteria, che è sempre la batteria 2, 13,11. Non so se si riesce a vedere il tester. 13,11. Controlliamo la caduta di tensione sul cavo. Proviamo ad andare su una scala un po' più bassa. 0,16 volt di caduta di tensione sul cavo del positivo. Ovviamente se io vado a fare il controllo anche sul negativo ci avrò 0,15. E adesso andiamo a vedere la temperatura di questi cavi. Accendiamo il nostro, eccola qua, e siamo già a 56 gradi. Si stanno scaldando velocissimamente, cominciano a essere pericolosi. Addirittura se metto la mia mano, come vedete rimane fredda, siamo a 60 gradi e scottano, infatti stanno scottando. Quindi è una cosa che non bisogna fare. Andiamo a spegnere perché non voglio fondere i cavi. Comunque si vede perfettamente, vi metterò la registrazione di questo strumento che io uso tantissimo sulle barche o sugli impianti elettrici in generale, anche sugli impianti che faccio per esempio solari o di batterie, inverter eccetera. Un test con questo strumento mi permette di essere sicuro che tutti i cavi, tutte le connessioni siano fatte a regola d'arte. È uno strumento che non è proprio economicissimo, però vi posso dire che vale tutti i soldi che uno che uno paga. Funziona veramente bene. Abbiamo finito il nostro test, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri contenuti di questo tipo lasciatemi pure un commento sotto il nostro video.
In questo modo saprò che vi interessano queste cose. Iscrivetevi al canale e lasciate un like, così YouTube sa quello che vi piace e vi proporrà sempre nuovi contenuti.